Perché? Ma perché non riesco a migliorare? Care amiche e cari amici di Runner 451, benvenuti a un nuovo video qui sui nostri canali. Ricevo più richieste al giorno per gli allenamenti personalizzati Runner 451 Training e queste richieste, come richiedo nella pagina che potete andare a leggere sul sito, richiedo un po' di storia, un po' capire di che cosa ha bisogno l'atleta, anche per capire se poi nella risposta che darò posso dare veramente un contributo o meno. Alcune di queste richieste sono per runner che stanno iniziando a correre o che corrono da poco, che vogliono affrontare per la prima volta una nuova distanza, ma molte richieste, soprattutto ultimamente ho notato, raccontano un po' la storia sportiva e riportano un po' un'insoddisfazione, anche una frustrazione di chi, nonostante si alleni con costanza, mi alleno, ma non riesco a migliorare, o alcuni non riesco più a migliorare. Chiaramente bisogna fare dei distinguo. C'è chi vorrebbe dopo 10-15 anni tornare a fare i personali che magari faceva da più giovane, e questo a volte succede, ma chiaramente è più complicato perché purtroppo il tempo che passa conta per tutti, ma non è detto, perché ho gente che ha fatto i personali sopra i 50 anni. Allo stesso tempo però ho persone che dicono: ma io riesco bene sulla 10, riesco bene sulla mezza, ma faccio fatica ad avere una corrispondenza nel risultato della maratona, oppure non riesco più a scendere, sono riuscito a scendere, ad esempio, mi ricordo una mail di pochi giorni fa, sono riuscito a scendere molto velocemente fino a 43-42 minuti sulle 10 km e poi dopo non sono neanche riuscito più a ripetermi su quella distanza. Perché non riesci più a migliorare? Bene, la risposta ovviamente non è unica. Bisogna fare dei distinguo. Il primo punto è che tutti noi purtroppo abbiamo un limite massimo a cui possiamo arrivare. Quel limite può essere un po' rosicchiato da quelli che si chiamano i marginal gain, cioè quei dettagli, quei lavori marginali su cui lavorano i professionisti, ok? Per passare da 2.03 a 2.02 sulla maratona, che non è poco, ma lavorano sui dettagli, le stesse scarpe che danno un beneficio in termini di risparmio di energia e di lavoro sulle lunghe distanze, sono e hanno contribuito a limare quei margini, ma non solo, le tecniche di allenamento, tanti aspetti. Però qui parliamo di professionisti che si presume che facciano già il massimo possibile. Quando parlo di massimo possibile non parlo solo di allenamenti corretti, parlo di tutto quello che ci sta attorno. Andando sul runner amatoriale bisogna considerare un po' tante cose. Intanto, come dicevo, il limite massimo che abbiamo e su cui possiamo giocare un pochino. Quale può essere uno dei motivi, anzi quali possono essere i molti motivi che non mi portano a questo miglioramento? Beh, intanto bisogna sempre seguire i principi cardine, che questo, per quanto la personalizzazione dell'allenamento sia fondamentale, i principi cardine difficilmente sbagliano. Quali sono? Beh, un approccio progressivo e graduale all'allenamento sempre, anche se sono un esperto che corre da tempo. Non posso esagerare, ad esempio, in un cambio di volumi, sono abituato a correre 50 km a settimana, passare subito a 80 perché ho capito che, ed è vero, un maggiore applicazione dei volumi, ovviamente con senso e con l'applicazione degli allenamenti giusti, mi porterà dei benefici. Questo è uno, quindi principio e gradualità. Che gli allenamenti più importanti per la corsa sono ovviamente correre, questo assolutamente sì, soprattutto il runner amatoriale non può non dedicare tanto tempo alla corsa, considerando che non ha tutto questo tempo da dedicare, ovviamente tra famiglia, lavoro, eccetera, alla corsa, ma che tutto ciò, quello che non è corsa ma che contribuisce alla corsa, è fondamentale per migliorare. L'allenamento della forza, come potete leggere anche sul mio libro L'equilibrio della corsa, a cui ho dedicato un capitolo intero, è fondamentale nella prevenzione degli infortuni, che significa continuità, e continuità significa miglioramento, e nel miglioramento delle prestazioni. La tecnica di corsa, su cui, se non intervenire per modificarla, comunque può essere allenata, e può essere allenata la stiffness, quindi la rigidità muscolo-tendinea, che mi migliora l'economia muscolare, che mi porterà dei benefici su qualsiasi distanza. E poi è fondamentale la programmazione e la periodizzazione dell'allenamento. Ci sono diversi modi di periodizzare e di programmare l'allenamento, però purtroppo, e questo è uno dei motivi più grandi per cui non si migliora, e poi dopo me ne dirò un altro che ho detto e ripetuto in tanti video, è che noi a livello amatoriale, per non penalizzare il divertimento, e quindi non è del tutto sbagliato, però poi la coperta è corta, partiamo dalle gare. Cioè partiamo dalle gare che vorrei andare a fare, le gare che magari la mia società podistica mi chiede di andare a fare,
le gare in cui all'ultimo momento un mio amico mi dice dai vieni anche tu e quindi ci vado. E questo che cos'ha come ritorno negativo? 1, magari troppe gare. 2, che le gare che un pochino servono per arrivare alla gara obiettivo, per alzare la condizione, ma dall'altra mi consumano, mi tolgono anche forza muscolare, possono contribuire negativamente al mio raggiungimento dell'obiettivo. Quindi non dovrei partire da tutte le gare che voglio fare, ma dovrei scegliere 1, 2, massimo 3 in una stagione gare obiettivo su cui puntare. Scelta la gara, come la scelgo? Scelgo anche capendo se ho abbastanza tempo per prepararmi, per raggiungere l'obiettivo che vorrei raggiungere in quella data lì, su quella distanza lì. Lo posso fare da solo col mio allenatore. In questo percorso che vado a disegnare posso andare a inserire delle gare test, delle gare che mi aiutino ad alzare la condizione, ma con una certa coerenza verso l'obiettivo. Può penalizzare il divertimento, dipende da qual è il tuo obiettivo, dipende quali sono le tue ambizioni. Se per te il divertimento è dato da superare i tuoi limiti, non credo che penalizzerà il divertimento. E questo è uno dei motivi, insieme al fatto di non curare forza, tecnica, core, mobilità, che mi portano spesso a non migliorare. Le troppe gare e non una pianificazione e anche una periodizzazione della preparazione. L'altro ovviamente motivo spesso risiede in come mi alleno, e qui l'abbiamo detto tante volte. Nel momento che non arrivano gli obiettivi sto sempre con l'acceleratore spinto, inserisco una ripetuta in più e tolgo un lento in meno. No, non è così. I risultati hanno bisogno di tempo, di cura, di lavoro, di amore, e in questo amore c'è alta e bassa intensità, recuperi. I recuperi sono parte fondamentale dell'allenamento. Quindi attenzione, ci vuole pazienza, non bisogna trascurare la bassa intensità, l'equilibrio tra alta e bassa intensità, vi ho fatto una testa così, è fondamentale, ma ci vuole veramente un'attenzione macro, ma anche la cura dei dettagli. Come scrivo anche nel libro, attenzione che la cura di ogni singolo dettaglio, ogni dettaglio preso singolarmente sembra nulla, ma tutti insieme vi faranno raggiungere un risultato più grande di quello che vi sareste mai aspettato.